Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i tarocchi della luce e con gli oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue. Che cosa andremo quest'oggi a chiedere a questi due mazzi? Ovviamente primariamente al mazzo di tarocchi e poi ovviamente ci faremo aiutare per completezza dagli oracoli di Doreen Virtue. Tattica o reale disinteresse? Conoscete una persona che vi piace, ovviamente, ma da parte di questa persona, nonostante ovviamente qualche segnale sicuramente positivo, non vi sembra di recepire un particolare interesse o comunque, diciamo, lancia segnali piuttosto ambigui. A volte sembra essere interessato comunque ad approfondire la conoscenza con voi, altre volte invece sembra piuttosto fredda e distaccata questa persona. Quindi vogliamo cercare di capire se è una tattica, cioè se effettivamente questa persona così facendo sta in qualche modo cercando di prendere tempo o sta cercando di attirarvi ancora di più a sé, per esempio appunto instillando in voi il dubbio e cercando comunque di spingere voi all'azione, oppure se obiettivamente non interessate a tal punto, diciamo, questa persona, per cui evidentemente non si sta sbilanciando, oppure potrebbe trattarsi del caso in cui questa persona sia per esempio già impegnata non solo ufficialmente ma anche sentimentalmente e quindi ovviamente per giuste ragioni, essendo già innamorata di un'altra persona, non ricambia il vostro interesse o comunque, vi ripeto, non se la sente di spingersi troppo oltre. Dunque, io solo momentaneamente allontano appunto il mazzo degli angeli del cuore e appunto inizio a mescolare questi tarocchi. Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque sia incappato in questo video e abbia una conoscenza iniziale, embrionale, con una persona che si sbilancia poco, troppo poco, vogliamo dunque cercare di capire se è una tattica oppure se in realtà c'è del appunto reale disinteresse. Vediamo un po'. Ovviamente, come vedrete tra poco, io utilizzerò il metodo degli 8 arcani o 7+1, come dico sempre io, che ci permette appunto di concentrarci sul presente, pro e contro della situazione, cosa questa persona vede di bello ovviamente in voi e gli ostacoli, cosa ha veramente nel cuore, cosa desidera, di cosa magari ha paura, quel filo rosso che vi lega a livello karmico, cosa vi viene ovviamente consigliato dagli arcani, carta per me fondamentale, e ovviamente il futuro, come dunque evolverà tra voi e questa persona nelle tempistiche ovviamente identificate dall'arcano che verrà appunto estratto in ottava ed ultima posizione. Allora, perfetto. Perfetto. Allora, io cerco di posizionarle come sempre nel modo
migliore, in modo che appunto voi possiate seguire la stesa man mano, ma comunque con un certo e ovviamente dovuto ordine. Allora, iniziamo dalla prima posizione, ossia appunto il presente, cioè ad oggi questa persona appunto che cosa pensa di voi e della vostra situazione. E qui abbiamo un bellissimo asso di denari. Allora, questa è una persona che ovviamente ha un'immagine di voi estremamente positiva, è una persona che sicuramente ha intenzione, vedete, di donarvi qualcosa, una notizia piuttosto che una comunicazione particolare, oppure la sua presenza, un suo sorriso, un complimento. Cioè questa persona ha tutte le intenzioni di, e sta già pensando ovviamente, di sbloccare la situazione. Quindi qui c'è già una parziale risposta alla domanda. Voi sapete, ragazze, che la prima carta che apre una stesa, qualsiasi stesa, può essere 5 carte, 7 carte, 8 carte, 13 carte, 2 carte, è fondamentale perché, come dico sempre io, è come se fosse il soggetto di una frase, per cui va a spiegare ovviamente tutte le altre carte e a sua volta ne è spiegata. Dunque qui apriamo la stesa con un bellissimo asso di denari che rappresenta appunto il, vedete, voler donare qualcosa di sé all'altra persona. In questo caso ovviamente questa persona potrebbe volervi donare di tutto e di più, quindi la sua presenza, un invito, un regalo, un dono di qualsiasi genere, oppure, vi ripeto, un sorriso, un complimento, una magari chiacchierata più aperta, qualcosa che non avete magari mai avuto e che servirà ovviamente a questa persona per farvi capire l'interesse che questa persona ha per voi. Parliamo di denari. Quando parliamo di denari noi parliamo di materialità, quindi voi piacete molto fisicamente a questa persona. Non è un asso di coppe, quindi non è una persona che prova una particolare, diciamo, emozione nei vostri confronti, non ancora, d'accordo? È una persona che in questo momento è fortemente attratta da voi, che prova dell'interesse e della forte curiosità. L'asso di denari ci parla anche di fortuna, cioè questa persona si sente molto fortunata nell'avervi conosciuto o comunque nel potervi eventualmente conoscere e fa fede sul credo che ha evidentemente questa persona in riferimento proprio alla dea bendata, nel senso che questa persona spera che in qualche modo il destino, il karma appunto, possa riavvicinarvi o comunque mettervi in collegamento il più possibile in modo da dimostrarvi quello che lui in realtà pensa di voi e vuole da voi o vuole darvi, d'accordo? Quindi obiettivamente questa è una persona che ha molto interesse nei vostri confronti, è una persona che poi andremo a vedere anche nelle varie posizioni perché obiettivamente sta in qualche modo ancora trattenendo questo interesse, ma l'interesse c'è e c'è in maniera molto forte da un punto di vista ovviamente fisico. Quindi vi ripeto, questa è una persona che sta pensando, tra l'altro entro breve tempo, perché comunque l'asso di denari rappresenta delle tempistiche molto veloci, nonostante appunto appartenga al seme dei denari che obiettivamente tra i 4 è il più lento in quanto a tempistiche. L'asso di denari invece ovviamente è un'eccezione proprio perché rappresenta tempistiche molto veloci, quindi questa persona ha intenzione di farvi capire che voi gli piacete molto, d'accordo? E che quindi è interessato a voi. Quindi potrebbe scrivervi nel caso in cui abbia il vostro numero di telefono, offrirvi un caffè o comunque aprirsi a livello comunicativo un po' di più. O addirittura, vi ripeto, invitarvi per mangiare una pizza, qualsiasi cosa che sia comunque un piccolo gesto che però è l'inizio, perché parliamo di un asso, di qualcosa ovviamente di più. Quindi vi ripeto, qui parliamo di curiosità e di attrazione che questa persona ha profonda nei vostri confronti e che ha tutte le intenzioni di sviluppare e di portare avanti.
D'accordo? In questa posizione vediamo dunque i pro della situazione, cioè su cosa potete fare affidamento nei confronti e riferimento a questa persona. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Nella lentezza questa persona comunque procede. Allora, il 9 di bastoni non è una carta velocissima, quindi è una carta un po' lenta, che rappresenta comunque, vedete, un andarci, diciamo, con i piedi di piombo. Proprio perché evidentemente o questa persona ha già sofferto molto in passato per amore, oppure in questo momento non vuole particolarmente impegnarsi, oppure per esempio può essere una persona impegnata ufficialmente. Perché il 9 di bastoni, vi ripeto, parla comunque di chi procede, perché procede, verso il successo, perché è un 9 di bastoni, ma ovviamente con cautela e con discrezione e ovviamente con una dovuta lentezza. Dunque, questa è una persona che ha tutto l'interesse di portare avanti una conoscenza, è una persona che ha tutto l'interesse di mostrarvi il suo interesse e, come potete vedere, di mettere radici al vostro fianco o comunque in qualche modo di creare una situazione in germinazione, quindi qualcosa che evolva, che cresca. Questa è una persona che non vuole ovviamente interrompere la vostra storia e la vostra conoscenza, anzi sta guardando lontano. Cosa sta facendo questa bellissima ragazza? Sta guardando verso l'orizzonte. Ma come lo sta facendo però? Proteggendosi dietro ovviamente ad una staccionata e con in mano questo bastone fortemente difensivo infuocato che le permette sì di vedere meglio grazie appunto alla propria luce e luminosità, ma soprattutto di difendersi. Quindi questa persona teme, vi ripeto, o in qualche modo di ferirsi, di illudersi e quindi di far soffrire il suo cuore, oppure di creare delle problematiche per quanto riguarda l'ambiente che lo circonda e che magari vi circonda, soprattutto nel caso in cui per esempio siate colleghi di lavoro. Quindi il 9 di bastoni ci parla di prudenza, ma comunque di un procedere, cioè questa persona ha un obiettivo, sta guardando verso il suo obiettivo, nonostante, vi ripeto, proceda con lentezza e con comunque una certa discrezione, proprio perché evidentemente poi lo andremo anche a capire bene da questa posizione, c'è qualcosa del suo ambiente che può spaventarlo o in qualche modo intimorirlo. Ma questa persona è interessata a voi. Parliamo di bastoni, di conseguenza parliamo di passione, il fuoco della passione. Quindi voi piacete molto, ve lo ripeto, fisicamente a questa persona. Vediamo un po' a questo punto che cos'ha appunto nel cuore, sogni, desideri, ma anche magari paure. Allora, in questo caso abbiamo il 14° arcano maggiore, quindi la temperanza, di nuovo tempistiche un po' lunghe. Allora, questa persona sa che il rapporto con voi può svilupparsi, ma in tempistiche appunto un po' lente. Quindi ci conferma un po' questo 9 di bastoni. Evidentemente questa persona sa che per gestire questa situazione necessita di equilibrio tra due parti. Quindi sa che per arrivare anche ad una, diciamo, semplice comunicazione definitiva e risolutoria con voi, perché la carta della temperanza rappresenta proprio la comunicazione fluida che fluisce serenamente tra due persone, ovviamente ci vorrà del tempo. Questa persona ha tutte le intenzioni, e ve lo ribadisco per la terza volta con la terza carta, questa persona ha intenzione di parlarvi, quindi di amplificare la risonanza dei suoi desideri. È una persona che vuole concretizzare i suoi desideri, i suoi pensieri nei vostri confronti, i suoi progetti, che ci sono, partendo proprio dalla comunicazione. Ma la temperanza non ci parla di un approccio
immediatamente fisico, non è la carta del diavolo o del 2 di coppe o del 3 di coppe. Questa è una persona che vuole iniziare in qualche modo ad avvicinarsi a voi con una sorta di amicizia, tenerezza, rispetto, discrezione. Perché vi ripeto, la temperanza non ci parla di un rapporto immediatamente focoso, eroticamente passionale. Questa persona vuole partire lentamente, prendendosi i giusti tempi. Vi dicevo che è appunto una carta lenta la temperanza, proprio perché deve valutare con attenzione i pro e i contro della situazione, ma sa che tra di voi prima o poi ci sarà uno sblocco della situazione. Ma vi ripeto, lo vuole fare mostrandovi sì il suo interesse, come vi dicevo con l'asso di denari, e conta di farlo entro breve tempo, ma sa che per avere una reale evoluzione del vostro rapporto, temperanza, necessita ovviamente di più tempo. Quindi addirittura qualche settimana o anche qualche mesetto. Quindi è una persona disposta ad attendere molto prima di realizzare il suo desiderio nei vostri confronti. Ma vi ripeto, perché c'è una situazione da riequilibrare. La temperanza ci parla anche di guarigione, quindi questa persona potrebbe dover guarire il proprio cuore da delle grosse insoddisfazioni, dolori, appunto per esempio nel caso in cui abbia terminato un rapporto importante da poco tempo. Quindi è una persona che vuole andarci piano, non vuole correre, nonostante voglia appunto comunicarvi in qualche modo il suo interesse, ma non vuole spingersi troppo oltre, partendo proprio dalle basi, mostrandovi rispetto, stima, con qualche complimento ovviamente, perché abbiamo visto che qui c'è molta attrazione fisica, ma con una temperanza, quindi in maniera, vi ripeto, lenta, dolce, discreta, tenera, invitandovi per esempio per il classico caffè o al cinema, ma non immediatamente cercando un contatto fisico esplicito, perché la temperanza ci parla di purezza, di sentimenti puri, candidi. Quindi anche, vi ripeto, di un rapporto che possa partire da una iniziale amicizia. D'accordo? Vediamo a questo punto il contro della situazione, cioè gli ostacoli, perché questa persona non si è ancora appunto mossa del tutto e su cosa ovviamente non dovete fare affidamento in riferimento a questa persona. E qui abbiamo il 3 di bastoni. Allora, le carte di grado 3 generalmente rappresentano appunto la compresenza di 3 persone nell'ambito di una situazione. Quindi questa persona potrebbe appunto conoscere o avere comunque una frequentazione con un'altra donna. Dunque potrebbe in qualche modo già ancora nel presente, vi ripeto, avere una conoscenza, una frequentazione che lo obbliga a prestare attenzione ad ogni suo gesto. Quindi questa è una persona che teme di creare una sorta di scompiglio nell'ambito della sua vita personale. Dunque, il 3 di bastoni ci parla dell'attesa, di un momento giusto, propizio, di tregua, di sollievo, un momento che rappresenti una sorta di miglioramento della situazione del presente e delle prospettive che questa persona ha in riferimento al vostro futuro, proprio attendendo, per esempio, di essere completamente distaccato rispetto a questa terza persona. Perché vi parlo dell'essere completamente distaccato da questa persona? Perché è un 3 di bastoni, non è un 3 di coppe. Quindi il rapporto con questa donna potrebbe non esserci del tutto ancora più ufficialmente, ma potrebbe vivere quei rapporti, per esempio sfilacciati, che si portano avanti da tempo e che non si ha magari mai il coraggio di troncare, oppure una storia chiusa dove però la ex continua insistentemente a voler tornare da lui, oppure uno di quei rapporti in cui ci si prende, ci si lascia, ci si prende e ci si rilascia. Quindi c'è una terza influenza che potrebbe creare, diciamo, distacco, ma non è un'influenza tale
che possa impedire il vostro futuro. Questa persona sta semplicemente attendendo che vada a decantare e che, diciamo, venga eliminata dal karma questa terza figura, questa terza presenza, che, vi ripeto, potrebbe creare ancora degli ostacoli e quindi delle interruzioni nell'ambito della vostra frequentazione. Potrebbe rappresentare però anche non necessariamente una terza donna, quindi una persona che lui ha frequentato o che sta ancora frequentando. Potrebbe rappresentare un collega, perché parliamo di bastoni. Nel caso in cui, ovviamente questo vale solo nel caso in cui voi siate colleghi, questo 3 di bastoni in accezione negativa può rappresentare un collega che è tutto fuorché amico e che anzi non vede l'ora di mettere i bastoni fra le ruote, appunto, creando delle grosse difficoltà tra voi due e ovviamente facendolo per secondi fini, cioè è una persona interessata a voi. Potrebbe essere anche il caso in cui voi apparteniate ad uno stesso gruppo amicale, per cui questa persona sa che oltre a lui è interessato a voi anche un altro individuo, un'altra persona facente parte del gruppo amicale, e quindi sa che potrebbe arrivare a gamba tesa ovviamente nella vostra frequentazione. Cioè qui c'è un terzo individuo che, vi ripeto, potrebbe essere una ex o comunque una persona che lui sta ancora frequentando ma in maniera direi piuttosto superficiale, oppure potrebbe essere un collega, un amico, comunque qualcuno che fa parte del vostro ambiente comune, nel caso in cui lo abbiate. Ecco perché questa persona sta attendendo i tempi migliori. Però ovviamente mi viene in accezione negativa perché? Perché questo provoca il 9 di bastoni, cioè il rallentamento della presa di posizione. Ecco perché ora qui si comprende la temperanza, la lentezza del in qualche modo portare avanti questa situazione e la necessità di riequilibrio delle situazioni e delle forze, proprio perché qui evidentemente ci sono degli elementi che ostacolano. D'accordo? Quindi questo può provocare ovviamente rallentamenti, disguidi, disordini, stress. È una situazione che obiettivamente lo preoccupa un po', perché il 3 di bastoni in accezione negativa può parlare anche appunto di necessità di consolazione, di pace, di guarigione, come dicevamo appunto prima con la temperanza. Quindi è un periodo un po' tormentato che obiettivamente fa capire a questa persona che a volte è meglio agire da soli, perché terze persone che possono apparentemente sembrare amiche in realtà non fanno da intermediari positivi, ma bensì, anzi, possono in qualche modo rendere la situazione ancora più difficoltosa di quanto possa essere. Vediamo però a questo punto l'ambiente che ovviamente vi circonda, e qui abbiamo la carta della giustizia. Di nuovo, guardate, la necessità di equilibrio. Allora, questa potrebbe essere una persona che, come tipico ovviamente della giustizia, potrebbe essere stata sposata o potrebbe aver avuto un rapporto ufficiale molto impegnativo e importante. Vi ripeto, culminato in un matrimonio oppure anche semplicemente in una convivenza. Ma ovviamente un rapporto che, pur essendo stato appunto molto importante, comunque è stato un rapporto pesante, soffocante, che ad oggi questa persona, e ve lo dicevo appunto con il 3 di bastoni in accezione negativa, questa persona può appunto voler interrompere o essere in procinto di interrompere, perché in realtà la carta della giustizia può anche parlarci di, per esempio, un divorzio lungamente atteso o comunque liberarsi da un legame che si riteneva obiettivamente molto soffocante. È chiaro dunque che questa persona però vuole agire tenendo a freno quelle che sono le sue passioni, perché vi dicevo appunto con l'asso di denari e il 9 di bastoni che voi piacete molto a livello fisico a questa persona,
ma ha tutte le intenzioni questa persona di portare avanti il vostro rapporto, come vi ho detto con la temperanza, partendo da ovviamente una sorta di amicizia, di rispetto, di conoscenza che procede senza per forza lanciarsi a capofitto in una nuova storia o in una nuova frequentazione. Quindi sta, cercando di tenere a tutti i costi a freno la propria libidine, anche ovviamente castrandosi e non poco, perché ovviamente l'arcano della giustizia è un arcano molto severo, che ci parla proprio di agire secondo moralità, di agire secondo giustizia. Nel caso in cui, per esempio, voi appunto siate colleghi, questa persona non potrebbe mai tollerare il fatto che a causa, per esempio, di una vostra frequentazione possa in qualche modo modificarsi ovviamente in peggio l'immagine che, per esempio, il suo datore di lavoro o gli altri colleghi hanno di lui. Cioè è una persona che vuole tenere assolutamente separati i due piani, lavoro e sentimenti. Quindi è una persona che sì, ha tutte le intenzioni di impegnarsi nel vostro rapporto, ma obiettivamente è una persona che lo vuole fare con impegno, tenacia, perseveranza, ma nei giusti tempi. Ragazzi, guardate che la temperanza e ovviamente la giustizia, con anche l'eremita, rappresentano gli arcani maggiori con le tempistiche più lunghe. Quindi obiettivamente questa persona sa che questa vostra conoscenza avrà veramente dei tempi molto lunghi. Nel momento in cui lui continua in qualche modo a ovviamente seguire, vi ripeto, un senso di giustizia, di moralità, un senso etico che impedisce a questa persona di accelerare per quanto riguarda il vostro rapporto e ovviamente puntare unicamente sull'approccio di tipo fisico e sessuale. Quindi questa persona vuole agire in modo da non avere rimorsi, da non avere sensi di colpa. Vuole fare tutto il possibile, ma nel rispetto delle tempistiche giuste, assicurando ovviamente, di nuovo vi ripeto, equilibrio, comportamenti virtuosi, moralità, lealtà, spontaneità, onestà. Cioè non è una persona che vuole creare litigi, sopraffazioni, situazioni extraconiugali, è una persona che vuole fare le cose alla luce del sole ma in maniera pulita e quindi sa che per farlo necessita di diverso tempo. Soprattutto, vi ripeto, nel caso in cui siate parte di una stessa compagnia, di uno stesso gruppo amicale oppure di uno stesso ambito professionale. Non vuole creare delle intromissioni, cioè non vuole che i sentimenti possano in qualche modo creare delle difficoltà in ambito professionale o amicale. Vuole tenere, vi ripeto, ben separati questi piani. Ovviamente però per farlo deve agire in maniera severa, come tipico della carta della giustizia, sui propri sentimenti e ovviamente sui propri desideri fisici. D'accordo? Quindi vi ripeto, questa è una persona che non vuole agire in maniera sporca, in maniera non pulita e dunque vuole seguire quello che è obiettivamente un percorso virtuoso, nonostante le tempistiche siano piuttosto lunghe. Soprattutto, vi ripeto, nel caso in cui questa persona sia in procinto di separarsi, divorziare, allontanarsi ufficialmente dalla compagna ufficiale. D'accordo? Quindi non vuole creare contrasti, non vuole creare litigi, scenate di gelosia, assolutamente no. Quindi vuole tenere sotto controllo i suoi desideri e la sua libidine, perché ama prima di tutto l'armonia. Questo perché ovviamente sa che l'ambiente in cui lui vive e che magari circonda entrambi è ovviamente un ambiente che rischia di surriscaldarsi evidentemente per poco. Dunque, questa persona sa, per esempio, che anche semplicemente vedendovi parlare un po' di più, in maniera magari un po' più confidenziale, partirebbe poi tutto quel processo di pettegolezzi e malelingue che metterebbero poi in grande disagio e imbarazzo sia lui che voi. D'accordo? Quindi è una persona che vuole ovviamente uniformarsi a quelli che sono degli obblighi sociali
e lo fa purtroppo allungando le tempistiche e ovviamente anche rallentando questa situazione. Nonostante rimane comunque in prim'ordine l'asso di denari, ma ricordate la temperanza, non è una persona che si lancia immediatamente, perché è una persona che vuole fare le cose nei tempi giusti e con le modalità giuste. Vi ripeto, soprattutto nel caso in cui questa sia stata una persona sposata, fidanzata ufficialmente, addirittura magari con figli. D'accordo? Quindi vuole agire in maniera assolutamente matura. Vediamo a questo punto però il karma, ossia quel filo rosso che comunque vi lega. Vediamo un po'. E qui abbiamo, ragazzi, un bellissimo cavaliere di bastoni. Ecco, di nuovo il concetto di cui vi ho parlato sino ad ora, con appunto il 9 di bastoni e l'asso di denari. Allora, questa è una persona che prova una passione nei vostri confronti enorme, quindi qui ha parecchio da castrare e da autolimitarsi. È una persona che sicuramente nel momento in cui inizierà questa frequentazione, questa diciamo amicizia tenera con voi, non potrà poi più tenere a freno ovviamente il suo istinto. Il cavaliere di bastoni nella posizione del karma ci parla di un rapporto che è destinato comunque ad avere una svolta. Che tipo di svolta però? Una svolta improvvisa, inaspettata, sorprendente, quasi una sorta di shock che porterà a un cambiamento importante nel vostro rapporto. Vi ripeto, quasi inaspettato, e che ovviamente metterà da parte tutta questa ritrosia e l'attenzione per le regole. Cioè arriverà un momento in cui questa persona non ce la farà più e obiettivamente deciderà di agire. Come? In maniera forte, in maniera coraggiosa, in maniera temeraria, cercando di eliminare con velocità, con forza e con coraggio, vi ripeto, nemici e ostacoli, cavaliere di bastoni. Ragazzi, nella vita, si può sicuramente cercare di limitare, ovviamente, i propri impulsi e i propri istinti, anzi, si deve cercare di farlo. Ma è chiaro che nel momento in cui il vostro rapporto arriverà ad un determinato punto di confidenza e di intimità, è ovvio che questa persona si lascerà andare al proprio desiderio e voi anche, perché ovviamente qui parliamo di una situazione per fortuna reciproca, d'accordo? Dunque, in questo caso, il vostro rapporto, ci suggerisce il karma, è destinato comunque a lasciare qualcosa nella vostra vita. Non è un rapporto destinato a non fiorire, a non evolvere. Qualcosa vi darà questo rapporto, qualcosa vi insegnerà. Qui c'è desiderio, c'è passione, c'è voglia di fare, c'è voglia di conoscervi, c'è voglia di stare insieme, c'è voglia di approfondire e c'è voglia di vivere di passione. Quindi questa è una persona che ha tutte le intenzioni di uscire con voi, invitarvi, vedervi, trascorrere del tempo con voi. Il cavaliere ci parla anche di spostamenti, quindi potreste, per esempio, decidere di trascorrere del tempo lontani da tutto e da tutti, un weekend, qualche giorno o anche semplicemente una serata, in modo da poter godere effettivamente l'uno dell'altra. Il cavaliere di bastoni è una carta molto potente perché ci parla proprio di un cambiamento improvviso quasi, vi ripeto, una situazione quasi scioccante per voi, perché evidentemente voi vi siete sempre trovate di fronte a una persona morigerata, una persona che appunto sembrava quasi non avere interesse per voi, motivo per cui siete in questa stesa, e invece vi renderete conto al contrario che questa persona di interesse per voi ne ha parecchio. Quindi vedrete una persona quasi nuova
che in qualche modo si butterà in questa storia senza pensarci, in maniera molto veloce, repentina, inaspettata, vi ripeto, un movimento quasi brusco di una persona che si farà avanti, e questa cosa ovviamente poi porterà all'evoluzione del vostro rapporto, ma è il vostro percorso karmico, quindi prima o poi questa situazione si andrà a sbloccare. D'accordo? Vediamo a questo punto in questa posizione il consiglio degli arcani. E qui abbiamo la regina di spade. Allora, ovviamente in questo caso la regina di spade non ci parla di una rivale, ma ovviamente di un'energia, cioè l'energia che voi dovreste adottare nel momento in cui andate a frequentare questa persona o nel momento in cui appunto la situazione si sbloccherà. Cioè dovete agire, mi raccomando, con prudenza, con saggezza, in maniera discreta e ovviamente cercando di agire sì con forza, con coraggio, ma rimanendo piuttosto guardinghe. Questo perché? Perché qui la situazione si andrà completamente a capovolgere. Cioè se fino adesso abbiamo parlato di un uomo che ci va coi piedi di piombo, al punto da agire con lentezza e castrare i propri desideri, abbiamo detto che arriverà un momento in cui questa persona non ce la farà ovviamente più e vi manifesterà in maniera molto intensa quello che vuole da voi e prova per voi. In questo caso gli arcani però vi consigliano attenzione, prudenza. Agite con spade mentale. Non fatevi trasportare troppo dal sentimento, dal desiderio, dalla passione. Cercate di agire in maniera guardinga, discreta e oculata. Non vi viene consigliato, vi ripeto, di non iniziare la frequentazione con questa persona, ma di non investirci immediatamente i sentimenti, non sottovalutando quelli che possono essere ostacoli, amici e nemici. Quindi cercate di prestare attenzione e di agire con intelligenza, con chiarezza di idee e con concentrazione. Perché, d'accordo, ovviamente, godere del rapporto con questa persona, ma non incappare in problematiche. Perché, evidentemente, qui potrebbero esserci, come però tra l'altro li aveva anche previsti lui con questo 3 di bastoni in accezione negativa, dei nemici. Perché i personaggi di spade, ragazzi, rappresentano dei rivali, degli invidiosi, dei pettegoli, delle malelingue, dei nemici che possono remare contro la vostra storia, in particolar modo la regina di spade, che rappresenta proprio tutte quelle malvagità che possono in qualche modo essere trasmesse a livello verbale e comunicativo e che possono in qualche modo distogliere l'attenzione sua e vostra dal vostro rapporto, creando appunto delle perplessità, dei dubbi, magari anche dei piccoli litigi fra voi, a causa proprio di altre persone, di terze persone. Quindi cercate, mi raccomando, di prestare attenzione, ovviamente, a chiunque possa sapere di voi o scoprire di voi. Non lanciatevi immediatamente sentimentalmente in questa storia, anche perché qui non è fino ad ora mai uscita nessuna carta di coppe. Questa persona vi desidera fisicamente, abbiamo il cavaliere di bastoni, l'asso di denari, il 9 di bastoni, ma non ci sono carte di coppe. Quindi non fate il passo più lungo della gamba. Questo è il consiglio della regina di spade. Quindi cercate in qualche modo di vivervi questa situazione, ma vedete, di osservare bene l'andamento, l'evoluzione della situazione stessa, con idee ben chiare. D'accordo? Quindi qui il mentale deve essere ovviamente l'elemento centrale di questa conoscenza, un po' come sta facendo lui ad oggi nel presente. Quindi cercate di in qualche modo anche imparare
dei suoi comportamenti, come sarebbe meglio agire in questa situazione. Vediamo a questo punto, come ultima carta, appunto il futuro, o comunque quello che accadrà tra di voi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ovviamente a seconda delle tempistiche identificate dalla carta stessa. Che meraviglia! Allora, qui abbiamo il 17° arcano maggiore, che è la carta delle stelle o della stella. Allora, è una carta bellissima, non è velocissima, quindi sicuramente non ne sarete, ragazze, particolarmente felici, però chiaramente per quanto riguarda sogni e desideri è la carta che tutti vorremmo nelle stese. Perché? Perché ovviamente la carta delle stelle rappresenta i sogni che si realizzano, quindi i sogni, vedete, che ovviamente prendono corpo e diventano materia e quindi danno vita ed origine a qualcosa che va appunto a germogliare. Quindi questa è una storia molto bella, è una storia destinata, ve lo dicevo già con il cavaliere ovviamente di bastoni, è una storia destinata alla prosecuzione e all'evoluzione in particolar modo. Quindi tutto ciò che voi vi aspettate, sognate, sperate del rapporto con questa persona avverrà. Sarà un rapporto romantico inizialmente, molto spirituale, ma ovviamente anche successivamente non privo di un coinvolgimento erotico, fisico, materiale molto importante. C'è molta attrazione, c'è molta passione, ma obiettivamente, inizialmente, guardate, ve lo dicevo proprio con la carta della temperanza, sarà un rapporto profondamente fatto di anime, di sguardi, di carezze. Le stelle ci parlano di incontri, ci parlano di comunicazioni, ci parlano di sentimenti felici e parlano anche, però, la carta delle stelle o della stella, di un'amicizia amorosa. Quindi, proprio come vi dicevo appunto con la carta della temperanza, non inizierà immediatamente come una storia, ma come una conoscenza che procede in maniera molto cauta ma dirompente. Quindi sicuramente qui c'è molto fascino. Voi esercitate un fascino profondo in questa persona. Questo accenderà e riaccenderà costantemente le sue speranze di potervi avere e porterà sicuramente ad un momento propizio, quindi ad una comunicazione, ad un incontro che sarà fondamentale per ovviamente iniziare questa frequentazione in maniera più profonda. Quindi le prospettive sono ottime, i sogni verranno realizzati, i pericoli, i nemici, ostacoli, pettegolezzi superati e la carta delle stelle ci parla anche dell'aiuto da parte del karma. Quindi sarete anche ricompensati da tempistiche magari un po' lunghe. Ma vi ripeto, innanzitutto sarà un amore romantico, quello che vivrete inizialmente con questa persona. Quindi un amore destinato anche a durare per diverso tempo, ma un amore che ovviamente lascerà anche spazio a dei momenti di tenerezza, di dolcezza, anche di platonicità se vogliamo di questo rapporto, ma che ovviamente a voi farà molto piacere. Quindi sarà un amore e un sentimento, un rapporto che si completerà ovviamente nel tempo, ma partendo da basi evidentemente più solide, perché né voi né lui ovviamente inizierete questo rapporto con l'unica finalità di consumare. Qui nasceranno dei sentimenti reciproci molto teneri e molto belli. Quindi state percorrendo la via giusta, non abbandonate, mi raccomando, la speranza, perché qui arriverà un momento importante, per cui sicuramente questa persona vi farà capire, ovviamente, che voi gli piacete. Quindi tutti i vostri sogni verranno concretizzati e sarà proprio un passo fondamentale da cui appunto partire. D'accordo? Quindi ci sarà sicuramente inizialmente un relazionarsi con cordialità, con generosità, con apertura, con, vi ripeto, amicizia, per poi far diventare questa situazione qualcosa di molto più importante. Ma siete sulla strada
assolutamente giusta. Per quanto riguarda appunto le tempistiche, questa è una carta che ci parla di tempistiche magari un po' lente, che vanno grosso modo da un mese ad un massimo di 3 mesi. Quindi è un rapporto che si andrà ovviamente a sviluppare entro il prossimo mese, entro i prossimi 2 o al massimo entro i prossimi 3 mesi. Ma è comunque un rapporto che evidentemente deve affrontare questo percorso, proprio come voleva lui. D'accordo? Inoltre è una carta importante perché ha validità e ha effetto lento, quindi perdura oltre i 3 mesi. Quindi voi continuerete questo rapporto oltre, vi ripeto, i 2, 3, 4 mesi, e ovviamente è un rapporto che si andrà ad approfondire sempre di più. Inoltre, tra l'altro, la carta delle stelle rappresenta la piena primavera e in particolar modo il segno zodiacale anche del Toro. Di conseguenza siamo nel mese di febbraio, quindi come tempistiche ovviamente ci siamo entro i 2-3 mesetti circa, quindi piena primavera, segno zodiacale ovviamente del Toro. D'accordo? Quindi non dovete assolutamente perdere le speranze in riferimento a questa storia, ovviamente ragazze se lo vorrete, proprio perché vi ripeto, seppur con una certa lentezza, questa è una storia che comunque andrà avanti, che partirà appunto da basi maggiormente amicali, di fascino, di seduzione, per poi ovviamente avere un epilogo invece inaspettato e di grande passionalità, come ci suggeriva questo cavaliere di bastoni. Ma la carta delle stelle ci fa proprio pensare ad un rapporto che comunque ovviamente prenderà piede, anche se magari vi ripeto in tempistiche un po' lunghe, ma che vi soddisferà in tutto e per tutto. Ora, come vi dicevo appunto ad inizio video, estraiamo 2 oracoli degli angeli del cuore di Doreen Virtue per cercare appunto di dare una qualifica in più a questo rapporto tra voi e questa persona. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo: tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Evidentemente, infatti, questa persona, come vi ho detto sin dall'inizio, non è il classico avventuriero che vuole obiettivamente solo ed unicamente appunto diciamo unirsi a voi fisicamente e godere eroticamente della vostra conoscenza, ma è una persona e sarà e ve lo dimostrerà di essere appunto una persona molto più diciamo seria a modo e molto più matura rispetto probabilmente magari alle persone che voi appunto potreste aver conosciuto appunto sino ad ora, e potrebbe rappresentare proprio la vostra anima gemella. Quindi anche se in questo momento questa persona, motivo per cui siete in questa stesa appunto, vi sembra non interessata a voi, vi ripeto, in realtà ci sono delle spiegazioni, delle motivazioni di cui abbiamo parlato, ma soprattutto è una persona, vi ripeto, che vuole agire in maniera seria, senza prendere in giro nessuno e soprattutto evitando di soffrire lui stesso, ma anche di far soffrire voi o anche altre terze persone. Quindi questa è una persona che si comporterà in maniera, vi ripeto, molto diversa rispetto alle persone che voi frequentate di solito o che avete conosciuto nel vostro passato, perché qui l'interesse c'è, nonostante questa persona magari non si stia lanciando a capofitto nella conoscenza con voi. D'accordo? Ma cercate di comprendere il più possibile la posizione di questa persona, perché il fatto che sino ad ora non si sia ancora diciamo dichiarata apertamente non significa disinteresse. D'accordo? Vediamo a questo punto il secondo oracolo e qui abbiamo la carta del nuovo amore, una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti. Perfetto, quindi questa persona obiettivamente rappresenterà, come vi dicevo con la carta delle stelle, il nuovo amore, il vostro nuovo amore, una nuova storia
che vi ripeto sarà obiettivamente diversa evidentemente dalle storie che voi avete avuto nel passato. Vi risveglierà dei nuovi sentimenti ovviamente magari di, vedete, di purezza, di romanticismo. Vedete, qui non c'è necessariamente solo un trasporto emotivo, qui c'è una situazione di appunto eleganza, una situazione di romanticismo, di dolcezza, di galanteria, che molto probabilmente magari non fa parte delle persone che avete conosciuto sino ad ora. Ecco, questa è una persona completamente diversa. Quindi aspettatevi una storia diversa con una persona completamente diversa e che vi farà provare delle sensazioni molto diverse, proprio perché chiaramente vi troverete ad un modo differente di approcciare all'amore e anche di approcciare a voi. D'accordo? Quindi in questo caso gli angeli che cosa vi stanno confidando? Che l'amore è alle porte e che quindi entro comunque qualche mese, d'accordo, c'è un po' di attesa, d'accordo, ma questa persona si farà avanti e qui è in arrivo la persona giusta. Quindi qui è in arrivo questa persona con il suo carico di esperienza, desiderio e romanticismo. D'accordo? Dunque, anche gli oracoli ci vanno ovviamente a confermare la positività di questa storia che andrà a nascere e che ovviamente vi farà conoscere anche un nuovo, perché no, modo di amare, di approcciare e ovviamente di vivere una conoscenza che può partire da una semplice amicizia per poi diventare un sentimento molto più profondo. Ricordate comunque che il karma è dalla vostra parte e che comunque questa storia fa parte ovviamente della vostra vita, perché qualcosa dovrà comunque insegnarvi e lasciarvi. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, buona fortuna e buon nuovo amore.